Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Enstilar Leo Pharma SPA. Ultimo aggiornamento 9 dicembre 2021. Cos'è Enstilar? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Enstilar durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Enstilar? Enstilar ha un farmaco a base del principio attivo calciputriolo più betametasone, appartenente alla categoria degli antipsoriasici e nello specifico altri antipsoriasici per uso topico. È commercializzato in Italia dall'azienda Leo Pharma SPA. Enstilar può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Enstilar 50 mcg/g più 0,5 mg/g schiuma cutanea 1 contenitore da 60 g. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Leo Pharma/S. Concessionario: Leo Pharma SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: calciputriolo più betametasone. Gruppo terapeutico: antipsoriasici. Forma farmaceutica: schiuma. Indicazioni: trattamento topico della psoriasi vulgare negli adulti. Posologia: trattamento della fase acuta. Enstilar schiuma deve essere applicato sulle aree affette una volta al giorno. Il periodo di trattamento raccomandato è di 4 settimane. Se è necessario continuare o ricominciare il trattamento dopo questo periodo, il trattamento deve essere continuato dopo una valutazione del medico e sotto supervisione regolare. Trattamento di mantenimento a lungo termine. I pazienti che hanno risposto al trattamento di 4 settimane usando Enstilar una volta al giorno sono idonei al trattamento di mantenimento a lungo termine. Enstilar deve essere applicato 2 volte a settimana in 2 giorni non consecutivi sulle aree precedentemente affette da psoriasi vulgare. Tra le applicazioni devono trascorrere 2-3 giorni senza il trattamento con Enstilar. Se si manifestano segnali di una ricaduta, deve essere ricominciato il trattamento della fase acuta come descritto sopra. Dose massima. La dose massima giornaliera di Enstilar non deve superare i 15 g, ciò a un contenitore da 60 g, deve durare per almeno 4 giorni di trattamento. 15 g corrispondono alla quantità erogata dal contenitore se l'erogatore viene completamente premuto per circa 1 minuto. Un'erogazione di 2 secondi fornisce circa 0,5 g di prodotto. Indicativamente, una quantità di 0,5 g di schiuma deve coprire una zona di cute corrispondente circa alla superficie della mano di un adulto. Se, in aggiunta a Enstilar, si usano altri prodotti per uso topico contenenti calciputriolo, la dose totale di tutti i medicinali contenenti il calciputriolo non deve superare i 15 g al giorno. La superficie corporea totale trattata non deve superare il 30%. Popolazioni speciali. Compromissione renale ed epatica. Non sono state determinate la sicurezza e l'efficacia di Enstilar schiuma nei pazienti affetti da grave insufficienza renale o da gravi disturbi epatici. Popolazione pediatrica. Non sono state determinate la sicurezza e l'efficacia di Enstilar schiuma nei bambini al di sotto dei 18 anni d'età. I dati attualmente disponibili nei bambini di età compresa tra 12 e 17 anni sono descritti ai paragrafi 4, 8 e 5, 1, ma non è possibile fare una raccomandazione riguardo la posologia. Modo di somministrazione. Per uso cutaneo. Il contenitore deve essere agitato per alcuni secondi prima dell'uso. Enstilar deve essere applicato per erogazione tenendo il contenitore distante almeno 3 cm dalla cute. La schiuma può essere erogata tenendo il contenitore orientato in qualsiasi modo, eccetto orizzontalmente. Enstilar deve essere erogato direttamente su ogni area interessata della cute e frizionato delicatamente. Se usato sul cuoio capelluto, Enstilar deve essere erogato sul palmo della mano e poi applicato con la punta delle dita sulle aree interessate del cuoio capelluto. Le istruzioni per il lavaggio dei capelli sono riportate nel foglio illustrativo. Si devono lavare le mani dopo l'uso di Enstilar, a meno che Enstilar sia usato per trattare le mani, per evitare la diffusione accidentale in altre parti del corpo così come l'assorbimento non intenzionale del farmaco sulle mani. L'applicazione in condizioni di bendaggio occlusivo deve essere evitata poiché copyright aumenta l'assorbimento sistemico dei corticosteroidi. Si raccomanda di non fare la doccia o il bagno immediatamente dopo l'applicazione di Enstilar. Lasciare la schiuma sul cuoio capelluto e barra o sulla cute durante la notte o durante il giorno.
controindicazioni, ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Enstilar ha controindicato nelle forme di psoriasi eritrodermica e pustulosa. Per la presenza del calciputriolo, Enstilar ha controindicato in pazienti con noti disturbi del metabolismo del calcio, vedere paragrafo 4.4. Per la presenza di un corticosteroide, Enstilar ha controindicato nelle seguenti condizioni, se presenti nell'area da trattare: lesioni cutanee di origine virale, ad esempio, herpes o varicella, infezioni cutanee di tipo micotico o batterico, infezioni da parassiti, manifestazioni cutanee dovute a tubercolosi, dermatite periorale, atrofia cutanea, strie atrofiche, fragilità capillare, ittiosi, acne volgare, acne rosacea, ulcere e ferite, vedere paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetti sul sistema endocrino. Gli effetti indesiderati osservati in relazione al trattamento sistemico con corticosteroidi, come la soppressione corticosurrenale o un controllo glicemico alterato del diabete mellito, possono verificarsi anche, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione con Enstilar. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Enstilar insieme ad altri farmaci come Eurosderonavir Accord, compresse rivestite a euro, Eurosderonavir Aurobindo, compresse rivestite a euro, Eurosderonavir Dr. Redis, compresse rivestite a euro, Eurosderonavir Ega euro, Eurosderonavir Krk, compresse rivestite a euro, Eurosderonavir Milan, compresse rivestite a euro, Eurosderonavir Sandoz, compresse rivestite a euro, Eurosderonavir Zentiva euro, Eurosevotazza euro, Eurosgenvoia euro, Eurosprezista, compressa a euro, Eurosprezista, sospensione a euro, Eurosrezolsta euro, Eurostribida euro, Eurosintuzza euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Enstilar durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Enstilar durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso di Enstilar in donne in gravidanza. Studi condotti sull'uso del calciputriolo per via orale negli animali non hanno evidenziato effetti teratogeni, anche, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Enstilar non altera o altera in maniera trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. La frequenza stimata delle reazioni avverse è basata sull'analisi combinata di dati provenienti da studi clinici. Le reazioni avverse più frequentemente segnalate durante il trattamento sono reazioni al sito di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'impiego al di sopra della dose raccomandata può provocare un aumento di calcio sierico che scompare dopo la sospensione del trattamento. I sintomi dell'ipercalcemia comprendono poliuria, stipsi, debolezza muscolare, confusione e coma. L'uso eccessivamente prolungato di corticosteroidi topici può comportare soppressione surrenalica che di solito è reversibile. In questi casi può essere indicato un trattamento sintomatico. In caso di tossicità cronica, il trattamento con corticosteroidi deve essere sospeso gradualmente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antipsoriasici. Altri antipsoriasici per uso topico, calciputriolo, associazioni. Codice ATC. D05AX52. Meccanismo d'azione. Enstilar in schiuma combina gli effetti farmacologici del calciputriolo idrato come analogo sintetico della vitamina, proprietà farmacocinetiche. Dopo esposizione sistemica, entrambi i principi attivi a eurocalciputriolo più betametasone di propionato a euro vengono metabolizzati in modo rapido e completo. La principale via d'escrezione del calciputriolo è quella fecale, ratti, dati preclinici di sicurezza. Studi negli animali hanno dimostrato che i corticosteroidi possono indurre una tossicità riproduttiva, palatoschisi, malformazioni scheletriche. In studi di tossicità riproduttiva condotti su ratti con somministrazione orale a lungo termine, elenco degli eccipienti: paraffina liquida, poliossipropilene steariletere, Olrac, I+- tocoferolo, paraffina soffice bianca, butilidrossitoluene e 321 butano di metiletere. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.